4 strategie per spingere il cliente all'acquisto. Ciao, sono Nevio Zucca e assieme al mio team mi occupo di marketing B2B. In questo video voglio indicarti 4 strategie, 4 tecniche, 4 suggerimenti, chiamiamoli come vogliamo, per spingere i clienti a comprare i tuoi prodotti o servizi. Perché abbiamo pensato di fare un contenuto dedicato a questo aspetto? Per 2 motivi principali. Il primo è che notiamo, noi abbiamo la fortuna di lavorare con moltissime aziende, che queste attività, questi suggerimenti, insomma come ti dicevo possiamo chiamarli come vogliamo, non sono conosciuti dalle aziende e quindi ovviamente abbiamo ritenuto, visto che questi contenuti hanno l'obiettivo di darti qualche suggerimento, di mettere a conoscenza di più persone possibili queste attività. L'altro aspetto, se vogliamo il più importante, è che oggi tutti noi, qualsiasi sia il settore di riferimento e quindi sia il nostro come agenzia di marketing o agenzia che si occupa anche per quanto riguarda la parte di formazione, ma anche il tuo business, qualsiasi sia il tuo contesto, abbiamo un grande problema che una volta non c'era e che con il passare del tempo è un problema che cresce sempre di più ed è, come dire, quella situazione nella quale tutti i clienti di tutti i settori tendono sempre di più a temporeggiare prima di fare un acquisto. Questo, ripeto, vale in tutti i settori, a meno che, ecco, diciamo che c'è un'eccezione a questo contesto qui, a meno che il tuo business non sia un business che si basa sostanzialmente sull'urgenza per tipologia proprio di attività, ok? Quindi come dire, se tu produci un pezzo senza il quale il macchinario del tuo cliente non riesce ad andare avanti e in quel momento il pezzo del macchinario si rompe, è chiaro che in quel caso lì c'è l'urgenza, il tuo cliente ti contatta, sei sostanzialmente vitale e quindi diciamo che in quel caso lì c'è proprio l'urgenza, quindi non sta il cliente lì a fare dei ragionamenti. Ma al netto di situazioni di questo tipo, se ci segui da un po' di tempo sai che tendenzialmente noi facciamo sempre degli esempi nel contesto B2B perché è quello nel quale siamo specializzati, quindi diciamo che al netto di queste situazioni sempre di più ti sarai reso conto che il tuo cliente temporeggia, perché parliamoci chiaro, il nostro cliente, il tuo cliente vive bene anche senza di noi, ripeto, non siamo più fondamentali per nessuno, ok? Al netto di veramente casi eccezionali, ma il nostro cliente se ha un problema se lo sta già risolvendo, ok? Quindi come dire, è difficile trovare quel contesto nel quale possiamo dire io sono l'unico a risolvere un determinato problema. Poi potremo stare qui a discutere per giornate intere di quanto importante sia cercare di trovare questa situazione, però parliamoci chiaro, il contesto è questo, ok? Poi è chiaro che un altro aspetto fondamentale è capire quindi qual è il contesto nel quale ci troviamo e mettere in piedi delle azioni, delle attività. Poi tu che stai ascoltando questo contenuto magari dirai, eh sì, Nevio, è vero quello che tu dici, però il mio cliente non sa che con la mia soluzione potrebbe andare più veloce, risparmiare tempo, fare meglio, ottimizzare, va bene. Però se il tuo cliente ha un problema, magari non con il tuo prodotto, magari nemmeno col prodotto della concorrenza, ma magari va della concorrenza in diretta, c'è qualcuno che non fa il tuo stesso mestiere, però alla fine risolve lo stesso problema in un'altra modalità, meno efficiente, meno performante, va bene, ma questo è lo stato dell'arte. Di conseguenza, tutti noi ci troviamo nella situazione di interagire con dei clienti potenziali, quindi facciamo le nostre attività di marketing, entriamo in contatto con i clienti potenziali, ma quando siamo lì, quando siamo al dunque per chiudere, diciamo, la trattativa, prima di mettere timbro e firma su un contratto, il nostro cliente temporeggia, magari in fasi addirittura ancora prima di arrivare a parlare di un timbro, una firma, però il cliente temporeggia per 1000 motivi diversi, dai più banali, ok, si deve confrontare con il parente di turno, a quelli più oggettivi perché magari si deve confrontare con un ufficio, con un superiore, insomma c'è però questa situazione, ok, che tende le persone
a farle aspettare prima di acquistare, e oggi l'immobilismo è il grande problema nel quale tutti noi viviamo, lo respiriamo, perché di fatto non c'è più bisogno di nulla. Quindi come fare per trovare una soluzione a questa problematica? Innanzitutto, se vuoi che parliamo di questo aspetto magari in modo personalizzato e puntuale con te, con il tuo team, con la tua azienda, e studiamo magari delle strategie di marketing efficaci per scardinare questo immobilismo, trovi un link nella descrizione di questo video, ci contatti e andiamo ad analizzare il tuo caso specifico, che però non cambia il più delle volte rispetto ai casi di altre aziende anche di settori diversi. E quindi in questo contesto che cosa si può fare? Beh, andiamo a vedere 4 leve da poter sfruttare che tendono a scardinare, ok? A smuovere il cliente. Il primo è puntare sul concetto di paura, ok? Cioè bisogna far capire al cliente potenziale, facendo un po' di sano terrorismo, ok? Quello che lui rischia non acquistando il nostro prodotto o servizio. Ci sono un sacco di modalità, però ecco, far leva su questa emozione, ok, è molto importante, perché tendenzialmente quando le persone si sentono in una situazione di pericolo sono portate ad agire più velocemente. È chiaro che io ti do adesso 4 indicazioni, una può essere più calzante, una meno, tendenzialmente tutte si possono utilizzare, devi capire un attimino nel tuo contesto, nel tuo business, che cosa significa fare paura. Io ricordo un nostro cliente che si occupa di sicurezza, quindi crea sistemi di allarme per le imprese. Beh, lì noi non abbiamo fatto nient'altro che prendere dei dati oggettivi, ok, di tutti quei furti che sono avvenuti nelle aziende. Abbiamo fatto leva su questa paura e per portare le persone ad agire, perché il grande problema di questo nostro cliente nel caso specifico è tendenzialmente le persone acquistano un sistema diciamo di allarme per le loro aziende già troppo tardi, quando il furto è avvenuto e così via. Quindi il primo suggerimento, la prima indicazione è: cerca di produrre dei contenuti di marketing che facciano leva sulla paura. Altro suggerimento, altra indicazione che ti do per spingere le persone ad agire: metti in piedi una promozione, un'occasione particolare per acquistare il tuo prodotto che abbia una data di scadenza. Cioè, quello che tu devi dire è: caro cliente, guarda che al 30 del mese, al 31 del mese, indifferente, segna tu la data di riferimento, qualche cosa cambierà, ok? Qualche cosa cambia. Non sto dicendo che il tuo prodotto o servizio esce dal mercato, però, come ti dicevo prima, se costruisco una promo con dei vantaggi, con qualche cosa di aggiuntivo, dopo quella promo quei vantaggi non ci sono più. Ovviamente devono essere vantaggi importanti, vantaggi ritenuti di interesse del nostro target. È chiaro che non tutti, ma una fetta di clienti sarà spinta ad agire, perché sa che dopo quella data ci sarà un'occasione persa, ok? A volte si potrebbe anche non giustificare il motivo per il quale è messa quella data, però diciamo che se tu metti alla tua promo una data di scadenza, vedrai che soprattutto vicino a quella data le persone tendono ad agire, e questo fa capire che cosa? Che tendenzialmente tutti aspettano l'ultimo momento, ok? Ma noi lo vediamo sempre, ok? Quando facciamo le nostre attività, le nostre comunicazioni, facciamo il countdown, quando mandiamo le comunicazioni mancano 3 giorni, 2 giorni, manca un giorno, scade domani, tutti tendenzialmente nell'ultimo momento accettano l'offerta, ma vale anche per le cose più banali. Ti faccio un esempio: i webinar che noi facciamo sotto data, e quindi lì c'è proprio una data, c'è un evento sotto data, la gente tende ad agire. Quindi metti una data di scadenza. Il messaggio che deve arrivarti è: il tuo prodotto o servizio che sia non può essere sempre disponibile alle stesse condizioni in qualsiasi momento dell'anno. Metti una data di scadenza. Ripeto, se non puoi portare fuori dal mercato il tuo prodotto, non ti sto dicendo questo, fai capire che dopo quella data qualche cosa cambia, cioè le condizioni saranno per il tuo cliente svantaggiose rispetto ad accettarle entro una data. Terza strategia, terzo suggerimento che ti do è
limitare il numero di prodotti che puoi vendere, limitare il numero di consulenze, dipende dal tuo business. Il motivo può essere oggettivo, guarda che io oggi posso accettare fino a X numero di clienti perché la mia struttura non permette di gestirne di più, può essere un motivo reale, oggettivo, o può essere anche costruita la faccenda. Il marketing ti aiuta anche a questo, ma far capire che è un qualche cosa di limitato, che non è disponibile per tutti. Torno all'esempio del webinar, banalissimo, mi è venuto in mente prima. Se tu fai una comunicazione dove dici che ci sono solo 100 disponibili perché oggettivamente magari la piattaforma che utilizzi non permette di avere più di 100 persone e man mano che mandi le comunicazioni fai capire che il numero sta diminuendo, vedrai che la gente è portata ad agire. Ti ho fatto l'esempio del webinar proprio perché è un esempio semplice, cerca di calare questo concetto poi nel tuo business, ma ecco, limitare il numero fa sì che le persone siano portate ovviamente ad agire e ad entrare in questo numero. Altra strategia, della quarta, ce ne sono anche delle altre, adesso in questo breve video te ne volevo portare 4, è di rendere esclusivo, creare una sorta di elite, di gruppo esclusivo, ok? In modo tale che venga creata quella sensazione di volontà di entrare, ok? In un gruppo che ti posiziona in un contesto dove gli altri non ci sono, dove non ci sono tutti. Allora cerca anche qui di capire se tu puoi creare questa sorta di comunità, ok? Che non è per tutti, e questo che cosa porta? Porta le persone a voler entrare in quel gruppo, a voler entrare in quella comunità, ok? E quindi le porta ad agire. Ora, siamo arrivati a conclusione di questo video che ti dà 4 strategie per far agire le persone. Il messaggio fondamentale che spero ti sia arrivato è: se tu hai un approccio, una comunicazione come quella di 50 anni fa, questo è il mio prodotto, questo è il mio servizio, queste sono le condizioni, se lo vuoi acquistare bene, altrimenti lo puoi acquistare anche domani, dopodomani, tra un anno, tra 2 anni, beh, oggi nel contesto attuale è il modo migliore per perdere un sacco di opportunità. Oggi bisogna spingere le persone ad agire, bisogna portarle con delle strategie a compiere un'azione, ok? Per fare ciò ti ho dato 4 strategie. Come ti dicevo prima, se vuoi che studiamo per il tuo contesto, per il tuo settore, quale può essere la più efficace o comunque costruire una campagna di marketing che funziona, che faccia leva anche sul contesto di urgenza, ok? Trovi un link nella descrizione di questo video, ci contatti senza impegno, ci confrontiamo e creiamo la strategia ad hoc per la tua azienda.